Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi giornata meravigliosa. Questo posto non so se lo riconoscete, ma sarà insomma difficile, a meno che non torniate indietro col tempo, Magari per i coi nuovi, video. Esatto, per i nuovi sarà un nuovi. po' difficile. Comunque siamo tornati a distanza di un annetto abbondante a Crespi, anche di più, Abbondanti molto più di abbondante, più. a Crespidadda. A Crespidadda adesso vi facciamo dire due cose da Lara, se si ricorda, perché io con le Allora, date e con i nomi sono un po' un disastro. innanzitutto sono legata a questo posto per svariati motivi e uno di questi, il mio primo video fatto sul canale documentario, proprio primo video, primo documentario, l'ho fatto qua, proprio ho iniziato probabilmente in questo punto esatto, parlandovi di questo meraviglioso villaggio. Vi rimanderemo a quel video per conoscerne la storia di un villaggio operaio che è tra il meglio conservato di tutta Europa ed è patrimonio dell'UNESCO dal 1995. È stato fondato nel 1876-77 da Cristoforo Crespi attorno alla sua grande industria tessile. Vedete dietro di me, no aspetta, lascia pure come era prima, qua c'è la ciminiera della sua fabbrica e là c'è la chiesa, c'è il museo e tutto un villaggio costruito secondo una logica ben specifica che è diventato proprio patrimonio dell'UNESCO proprio per come è conservato. Qui vi abitano ancora gli eredi degli allora operai in case che sono diverse a seconda di quelle che erano le maestranze o i dirigenti, insomma è un posto davvero davvero bello. Noi adesso andremo a visitare quello che allora non siamo riusciti a visitare, cioè il cimitero. C'è un cagnolino che sta passando. Un cimitero che è molto molto particolare, ha un mausoleo enorme dove è seppellita la famiglia Crespi e lo vedremo bene perché finalmente occorre venire di giorno, certo. Purtroppo in questo posto prendono delle precauzioni perché soprattutto nel periodo di Halloween, ma non solo, ma prevalentemente nel periodo di Halloween fanno cose losche, satanisti o non i cosiddetti satanisti della domenica fanno i loro riti, le loro cose schifose, diciamo così, e quindi viene sorvegliato, viene chiuso, insomma ci sono delle precauzioni particolari. È aperto però di giorno, ovviamente, perché alcuni colleghi nostri, ovviamente non faccio nomi, sono venuti qui di sera anche con la strumentazione, hanno comunque registrato alcune attività qui in mezzo alla boscaglia, vedete che ci sono dei boschi qua e in prossimità ovviamente del cimitero che è laggiù. Adesso che è là avanti. Quando riprenderemo Esatto. le immagini, quando riprenderemo il video saremo già praticamente dentro. Va bene, allora adesso seguiteci, non so come faremo perché c'è molto turismo. Sì, ci sono delle scolaresche perché esatto, ovviamente, come vi ho detto, è un posto molto turistico. è un posto questo, turistico, essendo di rilevanza storica, scolaresche e non solo vengono a visitarlo, poi adesso si apre la stagione delle gite, per cui hai voglia, però insomma vedremo di fare. Se non sbaglio, Ho preso sul K2, esatto. cercheremo di essere il più discreti possibile. Ovviamente è un cimitero attivo, non è abbandonato, eccetera, per cui ovviamente la maggior parte delle sepolture sono vecchie, antiche, perché sono sepolti i vecchi abitanti del villaggio, però comunque è visitabile ed insomma i parenti ci sono ancora, quindi... Va bene, vi riprendiamo dopo la sigla dentro il cimitero. Ciao.
Ecco ragazzi, nei boschetti che vedete qui lungo il camminamento prima di arrivare proprio dentro il cimitero, ecco qui si dice che i satanisti vengano a fare i loro improbabili rituali, e nella notte di Halloween soprattutto, ma non solo, ecco, quindi è qui dove dicevo che alcuni colleghi hanno anche registrato alcune attività, per cui insomma noi staremo con gli occhi aperti, le orecchie aperte, anche se è pomeriggio, anzi mattino, scusate, e anche se ci sono scolaresche, turismo, pullman, li avete visti nelle immagini, per cui insomma non sarà un'indagine, sarà più che altro una passeggiata con il K2 che Lara si è portata, per cui adesso vedremo un po' se per caso registriamo qualcosa. Adesso entriamo. Ok ragazzi, stiamo entrando nel cimitero, guardate che meraviglia, e noi l'avevamo visto da fuori però era buio e quindi non ci siamo resi conto della bellezza di questo posto. Come vedete le sepolture ai lati del viale centrale sono tutte di croci piccole, questo a significare che sono tutti bambini. Esatto, basta poi vedere le date insomma. Questo è il mausoleo, È il no? mausoleo, sì. A questo mausoleo è legata una specie di leggenda. Ora non so se si riesce a vedere bene, magari quando siamo un po' più a ridosso forse si riuscirà a inquadrare. Ci sono 3 statue femminili al di sopra, una che guarda direttamente verso il cimitero. Sono le 3 grazie. Allora la leggenda vuole che si veda nel cimitero una figura femminile bianca, eterea. Si pensa che sia la statua che scende, la statua femminile che scende a proteggere i bambini. Come abbiamo detto, insomma, è una leggenda, è una diceria che si tramanda da tempo. Però legato a questo posto c'è anche questo. Sì, c'è un bel po' di storia mista leggenda. E se ci pensate, voglio dire, per un cimitero, per un paese così piccolo, un villaggio così piccolo, un cimitero così imponente, fa veramente specie. Sì. Ricordiamo che legata alla figura di Cristoforo Crespi c'è anche il discorso della massoneria. Si diceva che ci fossero dei legami con la massoneria, simboli ovunque, sui tombini, sui muri. Su tutta la fabbrica, la stella a 8 punte, ci sono parecchi simboli che richiamerebbero a questo discorso. Come vi ho detto prima, vi rimando al video. Sì, ve lo mettiamo un link in descrizione. Esatto, al video che abbiamo fatto a suo tempo, dove cerco di spiegarvi nel miglior modo possibile. Ho fatto all'epoca una ricerca veramente profonda sulla fondazione del villaggio e su tutti, tra virgolette, i retroscena, insomma, diciamo così. Per cui... Bene, andiamo verso il mausoleo. Sì. Se vuoi già cominciare a prendere il K2, vediamo se ovviamente ragazzi qua ci sono anche persone che vengono a rendere omaggio ai defunti, quindi non è che possiamo fare i fenomeni qua. Ecco ragazzi, siamo in un paese, per quanto sia un po' isolato dal mondo, comunque è un paese. Quindi a volte potrebbe brillare lo strumento anche non possiamo in relazione a quello. Alla gente che abita qui di spegnere appunto. le loro. Quindi se per caso succedesse qualcosa prendiamo tutto con le pinze. Esatto. Io ho messo il cellulare in modalità aerea. Beh sì, noi abbiamo preso le nostre precauzioni, però non possiamo chiedere di farlo agli altri. Esatto. In questo momento c'è una coppia di signori che è venuta in visita. Eccoci qua. Ecco, riusciamo a inquadrare leggermente una delle statue che è proprio di fronte, la si vede
dal basso, diciamo così, che è quella che controlla il cimitero e è bello, caspita. No, bellissimo. Guardate anche il panorama, diciamo così. Tra l'altro abbiamo visto, vabbè, lo diciamo, tanto non c'è niente di male, no? Abbiamo Ha visto... una brillata, Ah, bene. Ha dato una brillata. Vabbè, poi magari dopo... Stavo dicendo che non c'è niente di male a nominarli, però il PIT ha fatto un'indagine da queste parti, Sì, ha fatto perché qui c'è un'indagine- stata anche una... C'è purtroppo un omicidio. C'è stato un omicidio. All'inizio del Novecento, all'epoca in cui la fabbrica era ancora attiva, un femminicidio. Sì. Ahimè, di brutta attualità, di drammatica attualità, una ragazza molto giovane è stata assassinata, il suo corpo è stato ritrovato sulle rive del fiume Adda, Sì. la Crespi d'Adda. Il fiume era fondamentale per la fabbrica. Sì, c'era un camminamento che C'era, da dove esatto, abitava lei veniva a piedi fino a Crespi fino per a Crespi lavorare. per lavorare e purtroppo è È stata uccisa e Pete ha fatto questa indagine molto interessante, Sì, sì. documentando anche i posti dove si presume, insomma, dove questa Sì. ragazza camminava Sì, il giornalmente, tragitto, hanno sì, il ripercorso tragitto. il tragitto. Anche grazie, mi sembra, a delle informazioni che avevano preso in loco. Certo, ovvio, perché è un evento di cronaca Reale. vero, cioè niente Sì, di... è un crime dei primi del dei Novecento. primi del Novecento. Esatto. Va bene, proviamo a vedere se c'è qualche Allora, risposta, curiosa magari di andiamo un po' salire, più su, esatto. Cioè, Ovviamente sarà chiuso questo mausoleo. È chiuso, vero? Perché io vedo la porta mezza aperta. Non è che è aperto? No, è chiuso. È mezzo aperto, guarda. C'è la fessura aperta. Però mi viene da dire, se l'hanno aperto il cimitero potevano aprire anche il mausoleo, no? Potevano sì, no. Ma siamo sicuri? Prova a spingere con l'altra. No, no, è chiuso. Vediamo, c'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno può avvicinarsi a questo strumento che abbiamo in mano? Signor Crespi? Ah, ha brillato. Davvero? Sì, la prima lucina. No. Quando ho nominato Crespi. C'è il signor Crespi qui? Se sì, può accendere una lucina di questo strumento? Come prima? Chiediamo scusa se abbiamo tentato di aprire il portone, ma sembrava leggermente aperto, quasi accostato. Non so se ha dato una brillata col colpo dell'occhio, ma non mi stavo girando. C'è qualcuno qua? Il signor Crespi è qui? Se vuole manifestarsi abbiamo uno strumento in mano, basta avvicinarsi e brillerà. E prima ha brillato e mi sa che l'ho ripreso, di una tacca. Sì, no, quello... Ma appena ho detto Crespi. Sì. Sembra il colmo, ma... Il signor Crespi è qui? Vuole manifestarsi avvicinandosi allo strumento che abbiamo in mano? O fare un piccolo rumore? Peccato non riuscire... Aspetta un attimo. Non si vede niente. Allora, si vede... Scusate, cercando qua. Ci deve essere la chiave o una chiave. Qua si vede dentro quell'attimo. Allora, si vede... Vi faccio la telecronaca. Si vede un altare, quello che riesco a vedere, con al di sopra una vetrata colorata che rappresenta il Cristo sulla croce, ma non in croce, come se fosse a un banco. È strano, però è come se fosse
Ah, no. No, ci sono le persone Sì, che... però, sì. caspita, era qui il rumore. È come se fosse ad un banco appoggiato così Sì. e la scritta INRI è qua davanti, ok? Allora, e poi sull'altare ci sono 2 secchi, evidentemente ci sono le gocce d'acqua che delle vengono giù. perdite. Non riesco a vedere. Allora, è abbastanza in là. No, non quindi- so se riesco a No, ma non riprendere. so se riesci a riprenderlo da lì. Assolutamente. Forse qualcosa. Si vede una luce, però non so. Vabbè, ragazzi. Deve essere mausoleo e probabilmente una piccola cappella. Sì. Viene da pensare che qua ci siano tipo i banchi. Devo vedere qua dietro se si vede. No, vabbè, è chiuso. Però deve essere grande dentro. Madonna, è enorme. Deve essere grande. C'è qualcuno qui? Signor Crespi è qui? Vuole manifestarsi con noi? Qualcuno della famiglia Crespi? Qualcun altro che è qui? Io sento dei rumori, ma allora la signora è dietro, Sì, no. ma dietro di brutto, non è qua. Sì, no. Cioè, guardate signora è ragazzi, là. vedete ci sono delle persone, ma caspita, sono lontane. Sì, Sento dei rumori qua. Lievi, però li sento. E non ci sono gocce perché non piove, come vedete, c'è un bel sole. Però è strana sta cosa. Ho sentito, proviamo ad andare di là. No, è uguale. Come avete potuto vedere, questo mausoleo ha una forma molto particolare. Visto da lontano assomiglia tanto alle classiche piramidi a gradoni delle civiltà precolombiane, tipo Inca e Maya. La ricorda, la Sì, ricorda un po' sì. tantissimo. La ricorda, attenzione, c'è il gradino. Sì. La ricorda veramente tanto. Il motivo, mi ricordo che quando ho fatto la ricerca non avevo trovato il motivo del perché una scelta di questo tipo, però cioè, visto da lontano ti ricorda tanto la piramide di Chichén Itzá, ecco, faccio per dire, piuttosto che piramidi di quelle civiltà. Adesso ci manca l'altra tappa, cioè l'altra volta eravamo venuti fino al cancello perché era chiuso. Sì. Adesso siamo riusciti a entrare fino a qua, dobbiamo riuscire ad entrare lì. No, ma lì mi sa che Però non entri. mi sa che qua. Ma è stranissimo che la portone sia così, o credo che sfondarlo. No, oppure è rotto. Eh. Cioè, considerate che è vecchio questo Sì. posto, quindi magari sono Allora, marcite ci sono, le... sospengo un attimo perché stanno salendo Sì. delle ragazze, per cui avranno sicuramente il cellulare, quindi. Allora, ci siamo accorti che c'è una scritta sul portone d'ingresso, non so se si vede partendo da qua: Mors et vita duello conflixere, mirando mors mortua est. Cioè, la morte e la vita si sono affrontate a duello, la morte è morta, quindi ha vinto la vita. Sì. In quanto, cioè, la resurrezione, quindi dopo la morte, Sì, certo. continua la vita. Ecco. Allora, sensazioni buone. Buone, come al solito io Tu coi cimiteri hai un... faccio il mio respiro. ma infatti stavo dicendo che quando arriverà il suo momento sarà felice Lara, tanto dovrà starci tutta la vita, per cui... No, ovvio. Allora, fa specie, come all'epoca abbiamo detto, fa specie vedere questa distesa di croci piccole a testimonianza delle morti dei bimbi. Molto probabilmente adesso non ricordo con specifico, deve esserci epidemie, perché c'è Sì. una cosa del genere ovviamente. Ma è ovviamente un cimitero tenuto bene, un cimitero antico. Vedete le persone che vengono Sì, a a rendere omaggio. commemorare, a rendere omaggio. Ci sono fiori freschi,
è tenuto molto molto bene. Adesso mi sarebbe piaciuto vedere un Sì. pochino attorno, giusto Tra l'altro per, abbiamo no, visto, giusto se una non cosa- erro, c'è un sotto. Esatto, c'è un sotto che magari... Andiamo a vedere, magari non è niente, magari è, Esatto. che ne so, uno stanzino, però vediamo. Strano che magari c'è una No, però vedo delle prese d'aria lì sull'erba, quindi mi sa che c'è un sotto. Allora ragazzi, dovere di cronaca, abbiamo interrotto un attimo perché volevamo fare una telefonata ma non prende il telefono, quindi anche volendo tenerlo acceso non prende una cippa qua. Non prende il telefono. Esatto, comunque abbiamo tolto tutto ed è stato anomalo quel brillio Sì, sì. che è stato uno solo, lieve, però c'è stato. No, è Sì, qualcuno Madonna. che ha buttato nel bidone. E devo essere sincera, per quanto siano bellissimi i cimiteri monumentali, nel senso che ci sono delle vere e proprie opere d'arte. Abbiamo Sì, visto caspita. noi quello di Milano, come quello di Milano tantissimi altri, abbiamo visto quello di Genova quando siamo andati a Sì, Genova. quello là era delle cose. pazzesco. Però, come dire, faccio una riflessione tutta mia, una riflessione tutta mia, non voglio né mancare di rispetto, non voglio niente, una cosa tutta mia. Di fronte alla morte siamo tutti uguali. Vabbè, certo, ovvio. E queste croci tutte uguali, mi chiedo perché è solo per i bambini. Mi viene da dire facciamolo per tutti, nel senso anche le sepolture diventano un modo per mettersi in mostra, no? Chi riesce a fare di più, La ad tomba avere la più statua bella. migliore, la decorazione migliore. Però Vabbè, sotto guarda, 3 metri qui di c'è la terra. foto, Ah sì, forse mamma una mia. delle poche. Carla Colleoni. Beh, Colleoni è un cognome tipico della provincia di Bergamo, nata il 17 giugno del 1937, è morta il 30 40. settembre del 40. Cioè, piccolissima. Ma guarda, anche là ci sono delle foto, le vedo Sì. adesso. Poi ho avuto sempre questa cosa di non Di non calpestare. D'altronde. cioè. Ferrari Rosa, qui non c'è la Proprio data di piccola, morte, appena questa nata. 1940. È proprio. È nata e morta. Guarda quel bimbo là, Sergio Chiari nel 52 è morto, nel 41 è nato. Tutti piccoli. tutti piccoli. Queste qua sono nuove. Sono due signore. Un po' più No, attuale. allora, scusate, faccio una rettifica. Pensavo fossero tutti bambini. No, Invece no. Ci sono anche Invece no. persone adulte, beh, però la maggior parte sono bambini. Sì, la Qui maggior no. parte sono bambini, qua no. Qui no. Chiedo scusa. Vabbè, Chiedo scusa. non si siamo mai stati, non è che poi. E quindi mi viene da pensare. Ti viene da pensare? Che forse quell'essere tutti uguali di fronte alla morte era stato messo in atto, Sì, probabilmente. no. Beh, io penso che qui la maggior parte, come avevamo letto anche in giro, sono bambini. Poi ci sono alcune croci, alcune tombe che non lo sono, però. Proviamo ad andare a vedere là? Sì. Vediamo. Dovrebbe esserci un sotto. Penso che, se non ricordo male, il signor Crespi, che aveva dotato il villaggio
di case per gli operai, e non solo di case, ma di strutture, di Sì, infrastrutture, teatri, un ospedale, sì, un ospedali. ospedale, le scuole, aveva come dire, aiutato anche i propri dipendenti in questo momento, nel senso che Sì. magari aveva come dire, pagato le sepolture Sì, sì. per chi moriva tra i suoi dipendenti. Allora, no, è chiuso. No, aspetta. Ah no, 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 sembrava chiuso, c'è un cancello, ma è un cancello aperto. Ragazzi, c'è il sole, non si vede niente, cavolo. Ok. Sì. Madonna, è grosso. Ragazzi, se non si vede benissimo, sto facendo le riprese col telefono, qui c'è un po' buio. Ma non è neanche grande, no, è tutto qua. È tutto qui. Probabilmente hanno creato la parte, cioè per mantenere la parte antica intatta, Sì. o semi intatta, perché ci sono... Hanno messo le hanno sepolture fatto nuove delle qui. Le sepolture, sì, diciamo più recenti, qui. Vediamo se ci sono risposte. C'è qualcuno qui Qualcuno qua. che ci vuole rispondere? Non siamo venuti a disturbare, siamo solo curiosi. Niente. C'è qualcuno qui? Chiediamo scusa se vi sembriamo rispettosi, ma non è la nostra intenzione. Se sentite un rimbombo è un aereo, ragazzi. Sì. E tutte hanno scritto sotto. E comunque sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Sì. A me ricorda molto il sotto. Questo no. Mi ricorda molto il sotto del cimitero monumentale di Milano. Sì. No, sì, monumentale, giusto, monumentale, sì. Cioè, Sì, beh, sono tutti uguali. sono uguali, però. Sì, cioè, però è... bene o male. Però è spavento. Però è. Per esempio dove è sepolta mia madre, nei posti giù, cioè nella parte inferiore, diciamo, i loculi sono più stretti, più piccoli, invece questi sono larghi quanto quelli del monumentale di A Milano. volte, adesso non voglio dire una cosa per un'altra, però magari quelli piccolini sono quelli che sono stati in qualche modo riesumati col tempo, poi Sì. seppelliti Sì, giusto. nelle cassettine piccole, insomma. Sì, sì. Bene, io direi di andare via, anche perché può darsi che scenda gente qua, Sì. farci vedere col K2 anche no. Lo spengo? Sì, spegni. Sì. Siamo nella parte sinistra rispetto al mausoleo. Facciamo un'ultima. Tu tieni d'occhio lo strumento, Lara? Non c'è assolutamente niente, sono scolorite tutte. Sì, si sono tolte evidentemente da... Piccolino. Questa è proprio piccola.
3 anni. Linuccia veleno. Ha brillato, brillato. Davvero? Sì. Eccolo. Sì. C'è qualcuno qui? Stavo leggendo questa lapide qua, tra l'altro particolare. Ha brillato. Sì, sì. 2 volte o 3. Perché c'è sole, non si vede benissimo. Cappelletti Luigi e bianchi. Guarda, Madonna mia. Guarda. Guarda come brilla. prece- Ma sei davanti a sta tomba? Sì, Cappelletti Luigi C'è il signor Ancora? Luigi qui? o la signora Brigida? O qualcuno... Madonna che Ma brillata. veramente, Fino al rosso veramente, quasi. sì. C'è il signor Cappelletti qui? Se sì, può avvicinarsi ancora allo strumento che abbiamo in mano? Qualcuno ci vuole dire qualcosa? Può anche dirci qualcosa, lo sentiamo a casa. Madonna che brillata. No, ha dato una brillata veramente Poi forte. davanti a sta tomba qua, Sì, ragazzi. sì. La lucertola. C'è una lucertola là. Porca miseria. Sì. Interessante. Ancora? Ancora? Sì. Stavolta non l'ho vista io. Cioè, penso di averla ripresa, ma non so se l'ho vista io. Ancora? Aspetta. Che stupida così. Qualcuno vuole comunicare con noi? Signor Cappelletti? O qualcun altro qua vicino? C'è qualcuno che ci sta seguendo? Qualche bimbo? È interessante. Ancora? Sembra quasi che non vuole che andiamo via. Mi sto guardando in giro se ci sono pali della luce, ma non c'è niente. Cioè, Di sera è illuminato, quindi, sì, di sera sì, quindi ma c'è adesso è un tutto impianto spento. Sì, elettrico, beh, giusto. esatto. Però sono quelle brillate un po' particolari che non sono brillate esagerate, dove si capisce che c'è un'interferenza. Sì, è proprio una cosa delicata. Ha dato solo una brillata fino al rosso un attimo e basta. Ragazzi, è enorme. Starete vedendo quanto stiamo camminando da un lato all'altro. È veramente grande sto cimitero. E poi, come diceva Lara, è ben tenuto. Caspita, certo.
chiaramente funzionante. Ah beh, diciamo di sicuro. così. Abbiamo visto almeno... Eccolo, eccolo. Non vedo. Adesso non lo fa. Ha dato una brillata. Interessante. Come dicevamo prima, ragazzi, non possiamo escludere che ci sia un'interferenza. Sottolineiamolo, perché non è una cosa però continua, non è un brillare no. esagerato come quando si è in prossimità di Di antenne o telefoni accesi, sì, insomma. sì. Ha dato solo un colpetto fino al rosso, Certo. o l'arancione, non mi ricordo. Bene ragazzi, la nostra escursione, chiamiamola escursione, indagine, ispezione, insomma, non so Era una cosa più... come possiamo definirla, giunge al termine. Adesso siamo sulla panchina a prendere fiato perché siamo vecchi. Comunque è stata interessante, anche perché non ci si aspettava assolutamente che il K2 desse segnali, e vabbè, poi ripeto, come abbiamo detto, potrebbe essere tutto e niente, però è stato interessante che il brillo non è stato esagerato come quando insomma si è attaccati a un'antenna, a un telefono, eccetera. È stato delicato. È stato delicato. E sì. poi in prossimità di una tomba e poi anche davanti al mausoleo, insomma, pochissimo, però ha brillato. Va bene, video lampo, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Vi rimando all'altro video che vi metteremo in descrizione. Sì. Per sentire meglio la storia. Probabilmente avrò nel riportare alcune notizie, magari mi sono sbagliato, non ho ricordato bene, come all'epoca quando ero fresca di studio di tutto. Si era portata l'enciclopedia l'altra volta. Esatto, vi consiglio di andarlo a vedere, proprio per come dire, per conoscere la storia di questo posto, che merita veramente. E tra l'altro, se volete venirci, ragazzi, è meraviglioso. Assolutamente. Si può venire, ci sono venute le scolaresche. Anzi, adesso che si apre la stagione mi sa che si riempie di gente. Infatti, noi siamo venuti al mattino, e al mattino, a parte le scolaresche, non c'è nessuno, però insomma, qui sabato e la domenica sarà giornate belle, pieno così. Sì. Per cui vi consigliamo di venire. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e alla prossima. Ciao.